il titolo che ti consiglio oggi è un titolo mobile. Sì, hai sentito bene. Io lo so che cosa tu iniziavi a pensare. Iniziavi a pensare, ah sì, ma non sono simmetrico, è lo snob del mercato videoludico, fa l'intellettuale, solo titoloni, ah, i giochi vecchi non sono i migliori. Ah sì, e beccati sto gaccia, sì, un gaccia addirittura. Uma Musume, c'è anche la versione per PC che puoi anche linkare l'account del mobile a Steam. Incredibile, ma me ne ha parlato un amico, io gioco a tutto senza pregiudizi. Me ne ha parlato un amico e mi ha detto: Ma ti piacciono le corse dei cavalli? Dico, boh, non particolarmente. C'è sto gioco con le corse dei cavalli, ma è forte perché c'ha i nomi dei cavalli veri giapponesi e riprende anche le interazioni tra i cavalli veri, quindi le rivalità o le affinità, eccetera. Solo che da buon gioco giapponese, al posto dei cavalli c'hai Kemonomimi, spero di dirla bene, che sono praticamente delle ragazzine con dei tratti di animali. In questo caso hanno le orecchie da cavallo e la coda da cavallo. Quindi le corse di cavalli, solo che al posto dei cavalli ci sono tipo dei personaggetti. E adesso ti faccio vedere un gameplay, perché neanche io ci credevo che è un titolo che stranamente profondo. Oltretutto, per essere un gacha, è fatto mica male, fatto mica male. Ora, il gacha sono il male, su questo siamo d'accordo, non possiamo discuterne. Ma andiamo oltre, non ci fermiamo qui. Questa è l'interfaccia della versione del PC. Si vede ovviamente che appunto la dimensione è quella di un tablet o di un, di uno smartphone, quindi sì, è da mobile. Però devo dire che anche il porting per il PC l'ho scoperto mentre volevo fare il video, cioè volevo fare il video da mobile e invece ho detto, va, fammi vedere se c'è la versione. La parte principale, e c'è la versione da PC effettivamente. La parte principale è la modalità carriera. Ora, le statistiche. Quello che io non pensavo è che mi ha colpito è la matematica dietro sto gioco. Ci sono varie statistiche e l'aiuto il glossario non è che aiuta più di tanto, cioè ci sono delle guidone belle, belle garnite, belle, belle succose, che però non è che ti dicono così tanto. Cioè, molte cose sono nascoste. C'è le classiche velocità, stama, power, guts, che sarebbe una specie di forza di volontà, e wit, che sarebbe intelligenza. E ci sono tante poi modalità di corsa, quindi su pista, su dirt, che sarebbe terra, tipo, immagino. Non so come funzionano le corse di cavalli, ma penso una roba del genere. E varie distanze, quindi lo sprint, il miglio, media, lunga, e vari stili, che poi vediamo anche cos'è. E le si interfacciano in maniera abbastanza complicata le cose su queste lunghezze. Ora la complicazione, se vogliamo, aumenta perché c'è anche un sistema di tutoraggio, cioè possiamo scegliere dei tipo degli scegliere anche in automatico senza troppi sbatti delle degli altri cavalli, degli altri Umamusume che aumentano delle statistiche, ti danno delle abilità, ti fanno aumentare certe statistiche piuttosto che altre, in base a quello che vuoi, al tipo di, a come vuoi allenare il cavallo, diciamo, se lo vuoi fare su uno che fa più sullo sprint o sulle velocità più lunghe, eccetera. In più c'è anche un sistema di carte collezionabili e potenziabili che di nuovo vanno a creare degli eventi che ti aumentano certe statistiche, che sono appunto la stama, piuttosto che l'intelligenza, piuttosto che scegliendo ad esempio in automatico ti viene fuori un amico che ha la carta che ti dà la velocità. E questi sono tipo degli eventi, perché poi tutto il gioco è tipo a visual novel. Quindi partiamo, ci sono tipo delle energie, e questa si ricarica a tempo come tutti i giochi mobile.
ogni carriera ti fa spendere 100 di questi TP, T-point, boh, non so cosa voglia dire, che sono più che sufficienti, perché di fatto ne fai 3 in un giorno di modalità carriera ed è anche abbastanza lunga. Qui schippo tutto, si può skippare solo tutti gli eventi, non skippare niente, oppure solo gli eventi scenario, oppure solo, cioè sì, tutti, oppure solo gli eventi scenario, oppure solo gli eventi degli allenatori, degli allenati. Parte con queste, ti danno appunto dei punti e c'è, vedete qui la parte di visual novel dove si parlano, eccetera, eccetera, e parti con il sistema di allenamento, parti con l'allenamento. Anche il sistema di allenamento, di nuovo non è che voglio fare il tutorial, c'è già, però ti puoi allenare delle statistiche che ti danno, in base all'energia che hai, hanno delle possibilità di fallire, quindi di farti perdere un turno di allenamento. E quindi anche qui bisogna sapere gestire le energie al meglio per ottimizzare le statistiche. Quindi anche gli eventi ti daranno, alcuni più ti fanno recuperare energia, altri ti aumenteranno le statistiche piuttosto che appunto lasciarti con meno energia per l'evento dopo. Quindi devi fare tutta una serie di scelte per cercare di ottimizzare i turni che hai. Quindi come se fosse sì, un gioco a turni. Nel frattempo si sviluppa la storia, le relazioni con i personaggi, e le amicizie con i personaggi e il rapporto di fiducia con i personaggi, tutte queste cose qui da visual novel, classiche da visual novel. E a un certo punto si va avanti, ci sono anche tipo dei punti esclamativi che danno delle cose in più, quindi anche qui c'è anche una certa strategia nel cercare di aumentare il tutoraggio di alcuni personaggi, di vedere dove ci sono i punti esclamativi, ma magari quell'allenamento lì non riesco a farlo col punto esclamativo perché ho poca energia, perché mentre ti alleni sta calando l'energia, quindi a un certo punto dovrai decidere se rischiare il fallimento di un allenamento e trovarti magari con un infortunio piuttosto che tirare dritto, e poi cercare di va giù il morale, cercare di fare un rest, quindi un riposo il turno dopo. C'è la parte del morale, perché se il cavallo ha il morale basso, se l'Umamusume ha il morale basso, c'è tutta una parte aleatoria di cui parlerò fra un attimo, su cui va a incidere. E infatti c'è anche il tasto ricreazione per aumentare di nuovo il morale. Mano a mano che ci alleniamo con degli amici, aumenta il rapporto con gli amici, che quindi ti va anche lì ad aumentare l'efficacia degli allenamenti, e costruisci le tue statistiche in maniera che all'inizio ci vuole, ha una bella rampa questo gioco di apprendimento, cioè all'inizio devi capire cosa fanno le varie statistiche per i vari tipi di corsa. C'è anche tutta la parte di abilità su cui soprassiedo, comunque ci sono delle abilità che sono attivabili con l'intelligenza, e poi ci sono queste corse. Una volta che ci siamo allenati, ci sono le corse che ti dice appunto se sono sul turf o sul dirt e di che lunghezza sono. C'è il meteo, che anche quello incide, ed entri. Puoi scegliere anche le strategie, e le tue statistiche influenzano le strategie in una maniera che non è così chiara, cioè a meno che non ci mettiamo a leggere quello che troviamo online, quindi tutte le guide, tutti i tutorial, che sono veramente tanti, potrebbe anche non essere male dire imparo facendo errori e imparo facendo esperienza. E appunto facendo esperienza si capisce mano a mano, perché non lo dice subito il gioco, e questa è anche una cosa interessante, come le varie statistiche influenzano anche le strategie. Quindi posso fare una strategia che privilegia il mio allenamento verso la stamina, piuttosto che privilegi la velocità bruta, chiamiamola così, dell'Umamusume.
E una cosa che mi ha sorpreso, ecco, qui in questo caso c'è stata anche tipo una late start, cioè ci sono anche degli eventi random, perché non è tutto così deterministico, anche questa è la cosa carina, perché come una corsa di cavalli vera e propria ci sono talmente tante variabili in corso che alla fine poi conta la fortuna e qui conta la fortuna. La cosa che poi pure mi è piaciuta è che cioè, di queste corse di cavalli, almeno all'inizio, perché immagino che dopo che ne hai viste 2 milioni schippi, c'è sempre puoi skippare tutto, e cioè sono carine, cioè ti prendono, tu sei lì a tifare seconda posizione, cioè, ti ritrovi effettivamente, almeno io mi sono ritrovato effettivamente a seguirne qualcuna, per anche cercare di capire come le skill, quindi le abilità che abbiamo e le statistiche che abbiamo influenzano le varie fasi della gara, su cui anche quello anch'io devo, è tutto da scoprire anche per me. Quindi se dovessi sottolineare una cosa è che mi ha sorpreso la profondità, non so se profondità è la parola giusta, comunque la complessità del gameplay, cioè ci sono tante cose. Non è un giochino semplice, cioè sì, ha questa grafica cartoon, anime, tra l'altro ci hanno fatto i manga, ci hanno fatto una serie di 13 anime, ci hanno fatto dei film e c'è anche, non credo di averlo registrato nel gameplay, ma c'è anche tutto degli spettacoli, tipo dei balletti dopo la, tipo JP, tipo eh, K-pop, una roba del genere, tipo delle idol, i balletti delle idol. E c'è anche qui una modalità di tipo di fan. Più vinci, ovviamente, più il cavallo diventa conosciuto e aumentano i fan. E anche questo va ad incidere sul gameplay. Finita la gara ci sono delle cose e si va al prossimo step, quindi al prossimo obiettivo, con qualche altro turno per allenarci e per arrivare al meglio al prossimo obiettivo. Si salva, cioè in questo caso si può ricominciare anche, cioè salvarla un po' e andare alla modalità carriera. Si possono migliorare all'infinito, proprio dal grind infinito giapponese, le cose, sia le carte che le Umamusume. C'è una modalità storia è una classica visual novel, anche questo ben fatto devo dire. C'è gli extra che sono le storie dell'evento che ogni tanto ovviamente riprendono qualche evento eccetera, e c'è il classico PvP eh, che ti dà contante piuttosto che cose per migliorarla, e appunto la classica cosa gacha scout, sì, la classica modalità gacha. Ora devo dire che la cosa che devo sottolineare è che mi ha sorpreso, cioè quando me ne ha parlato il mio amico credevo fosse l'ennesimo gacha no brainer, cioè chiudi gli occhi, premi e basta all'infinito, e invece devo dire che mi sono trovato davanti una profondità non indifferente, un sistema di strategia non indifferente, qualcosa che non è male, è stato pensato bene, quasi troppo giapponese per i non giapponesi, perché effettivamente mi sa che il grinding qui è selvaggio, mi sa che non è per tutti, per quel poco che ho visto. Però era anche così, per fare una cosa diversa, un gioco mobile che mi sento di consigliare. Spero di averti sorpreso, spero di esserti stato di aiuto, come al solito. Fammi sapere se giochi ai mobile o se non ti interessano. In questo caso si può anche giocare al PC, c'è una versione per Steam free to play. Fammi sapere cosa ne pensi. Sono entrato in questo titolo per curiosità e sono curioso di sapere anche cosa ne pensi tu. Quindi fammi sapere e a salut!